Ciao, oggi vedremo come dipingere una miniatura di Zombicide. Sigla! Con questo video andremo a dipingere una miniatura di Zombicide, infatti, nell'esempio. Per prima cosa dobbiamo preparare la miniatura. La preparazione consiste nel pulire la miniatura da tutti quegli scarti e linee, spesso sui lati, che sono residui di stampa. Qui è molto evidente. Per farlo utilizzeremo degli strumenti come una lima e un taglierino barra bisturi. Questo ci servirà per andare a rimuovere molto delicatamente tutte gli elementi di troppo. Occorre prestare la giusta attenzione a questa fase perché ogni residuo lasciato sulla miniatura sarà solo più evidente dopo la colorazione. A questo punto l'operazione avrà creato diversi residui e polveri e puoi levarle lavando bene la miniatura con un vecchio spazzolino e del semplice sapone per mani. Come ultimo step avrai bisogno di un supporto da fissare alla miniatura per poterla maneggiare più facilmente durante la pittura. Per fare questo hai due possibilità: comprare un supporto come quello Citadel ad esempio, apposito per miniature, o più semplicemente utilizzare una soluzione più artigianale come quella di acquistare un grosso tappo di sughero e una piccola pallina di Pritt Multitac che ti servirà per fissare in maniera, diciamo, non permanente la miniatura al supporto. Quindi ti basterà mettere la pallina sul tappo e quindi fissarla alla miniatura. In questo modo hai più facilità di maneggiare la miniatura, se hai più facilità da maneggiare la miniatura durante la pittura. La stesura del primer è la copertura omogenea di un colore unico che sarà da base per la tua miniatura. Io utilizzerò un primer nero Vallejo tramite aerografo, però se tu sei alle prime armi ti consiglio vivamente di acquistare una bomboletta spray. Per gli zombie di Zombicide consiglio vivamente il primer Army Painter Skeleton Bone e Necrotic Flesh. Sono due colori, uno più tendente a un colore osseo e l'altro più un verde oliva, però danno un'ottima base di colore ideale per le carni e quindi agevolano notevolmente il lavoro, soprattutto per chi è alle prime armi. Andiamo quindi a stendere il primer con l'aerografo, di cui parleremo magari in un altro video, sulla nostra miniatura.
Una volta dato il primer è arrivato il momento di iniziare a utilizzare alcuni colori. Per lo strato di base del colore io ho scelto 3 tonalità, un verde oliva, un giallo e un marrone color pelle. Iniziamo quindi stendendo un po' di colore sulla nostra palette umida. Di questa potremmo parlare in un secondo video, che ci permetterà di mantenere il colore sempre diluito. Prima di iniziare a colorare, ovviamente dai sempre una larga shakerata ai tuoi colori, in modo tale da amalgamarli per bene prima di iniziare. Scegli sempre dei colori abbastanza in contrasto, in modo tale da esaltare le forme della miniatura. Ti consiglio di evitare il rosso perché, essendo zombie, avendo ferite, vanno a togliere quell'effetto. Se aggiungi del color sangue, chiaramente questo ne risentirà. Iniziamo quindi a stendere il primo colore sulla nostra base. Il colore dovrà essere sempre molto diluito, non ti preoccupare se noterai il colore del primer venire fuori, farai sempre in tempo a dare una seconda mano per rimarcare il colore. Non aver fretta di colorare la tua miniatura. Dai più mani sottili invece che una di colore denso. Aspetta che il colore asciughi e dai una nuova mano, così otterrai il miglior risultato senza perdere dettagli.
Per l'incarnato ho utilizzato un classico color carne, immaginando che lo zombie fosse appena stato infettato. Ho poi utilizzato un color rosso per i lacci delle scarpe e della tunica. Applicato il colore di base avrei bisogno degli shader. Gli shader sono un colore molto liquido che ti permetterà di creare dei notevoli effetti ombra e dare molta profondità alla miniatura. Io ne ho scelti 4, un marrone per le parti in pelle, un seppia per le parti gialle, un verde per la tunica verde e un blu che aggiungerò in 50-50 al marrone per la carne. Lo shader impiegherà molto più tempo del colore di base per asciugarsi, quindi prendetevi un caffè e lasciate asciugare perfettamente il colore. Ultimo step per completare la miniatura è l'highlight. Per highlight intendiamo la colorazione, diciamo, con un colore più chiaro che dia luminosità e che rispecchi il concetto di illuminazione naturale. Quindi decidiamo da dove arriverà la luce sulla nostra miniatura e andremo a rendere più chiare quelle zone dove la luce batte maggiormente. Per farlo utilizzeremo gli stessi colori utilizzati per la base, molto diluiti e un pennello molto piccolo.
Inizia utilizzando i colori usati per la base, ma molto diluiti. Applica leggeri strati di colore alle zone più in luce della miniatura. Attendi che lo strato asciughi e applica ulteriori strati. Continua così, riducendo sempre di più l'area in cui agisci. Man mano che procedi, schiarisci il colore con del bianco o aggiungendo lo stesso colore di tonalità più chiara. Così facendo darai più luce alle zone più illuminate. L'ultimo step a questo punto è quello di aggiungere qualche piccolo dettaglio. Prima di fare questa operazione, se pensi di usare la miniatura durante le tue partite, ti conviene utilizzare uno spray coprente in modo da fissare il colore e rendere la miniatura più resistente al gioco. Ti consiglio di farlo prima perché andremo ad aggiungere un effetto sangue che di per sé è lucido. Quindi se fai prima il sangue e poi vai a dare il coprente, il sangue tornerà opaco. Per il sangue utilizzo sempre un pennello molto piccolo e andremo a dare questo effetto sulle ferite. Qui è a tuo piacere creare effetti di sporcizia, di sangue, puoi utilizzare anche altri colori per creare effetti di pus o fare degli schizzi. Sta a te e a quanto ti piace dare questa caratteristica. Essendo uno zombie non disdegnerei fare anche un po' di effetto sangue sulla bocca. Altro dettaglio non da poco è disegnare gli occhi. Questa è una cosa molto difficile e io consiglio di farli totalmente bianchi per gli zombie. Non ha senso infatti dipingere anche le pupille.
A questo punto la miniatura è completa. Se questo video ti è piaciuto, condividilo con i tuoi amici e fammi sapere che cosa ne pensi. Ricorda che tutti gli strumenti utilizzati durante il video li trovi nei link di Amazon sotto in descrizione, cosa che mi aiuterà a continuare con i prossimi video. Ciao, alla prossima!